Ciao, in questo video vedremo questo incredibile mini oscilloscopio che ho acquistato perché mi può essere utile in diverse occasioni. È della Zoe, è molto piccolo, compatto, sta proprio nel taschino, è un 4 in 1 che poi andremo a vedere insieme. Le funzioni principali sono di oscilloscopio e generatore di funzioni. Compattissimo, ha un solo canale, andiamo a vederlo. Questa è la sua confezione, oscilloscopio 4 in 1, principalmente un oscilloscopio e generatore di funzioni, poi la funzione di programmazione dei microcontrollori MCU compatibili col suo standard tool e la funzione DAP-Link che è per fare il debug di tutti i chip ARM. Vediamo le caratteristiche qui sul retro: larghezza di banda 10 MHz, real time sampling, singolo canale, 48 megasample al secondo, 64 kilopunti di campionamento, ha solo 2 lingue e il display è da 2,8. Nella confezione abbiamo manuale in inglese, adattatore per la sonda e cavetto USB. Questo è il kit più economico, io ho preso questo perché c'è poi quello con la sonda per oscilloscopio e quello anche con la memory card. Memory card, io ho messo la mia, che è questa. La memory card serve per salvare sia i firmware per il programmatore, sia per gli screenshot fatti con quel tasto qui, e sia per l'aggiornamento del firmware. Ha una porta USB, quel connettore qui che purtroppo non danno il suo connettore femmina da infilare, è un connettore standard, ma purtroppo io non avendolo ne ho trovato uno o due, gli ho tagliato via il polarizzatore e adesso userò questo qui, anche perché il generatore di funzioni, poi andremo a vederlo sul manuale, ha l'uscita su questi due pin. Sarebbe stato bello avere un adattatore o qualcosa di diverso. Sopra non abbiamo nulla, sul lato sinistro abbiamo l'ingresso per la sonda dell'oscilloscopio col suo adattatore che va qui dentro e sotto non abbiamo niente. Dietro c'è lo sportellino per mantenerlo inclinato. La cosa bella è che questo qui non si ribalta come i classici strumenti. Vediamo il manuale. Qui in rosso ci viene ricordato che la porta USB condivide la massa con l'oscilloscopio, quindi bisogna fare molta attenzione di non usare l'USB assieme all'oscilloscopio, ovvero quando è in carica evitiamo di usare l'oscilloscopio, quindi caricarlo prima dell'uso, oppure usare un power bank in maniera che non è collegato a nessun mondo esterno. Qui varie informazioni sui tasti, queste qui le vedremo in pratica, su come compensare la sonda. Questa è la connessione laterale, quindi abbiamo un V-out che è un power supply a 3,3 volt, una linea seriale e una linea di segnale d'uscita. Specifiche tecniche, specifiche meccaniche, specifiche di temperatura, umidità, specifiche dell'oscilloscopio, alcune le abbiamo già viste sulla scatola, qui ci sono quelle dettagliate, specifiche tecniche del generatore di funzioni. Nel modo uscita sinusoidale arriva fino a 100 kHz, negli altri modi scende, onda quadra 50 kHz e negli altri modi a 20 kHz. Poi c'è un'uscita anche fissa di DC 3 volt. Per questi altri modi abbiamo tutte le varie frequenze che comunque sono sopra i 10 kHz sempre. Per accenderlo basta premerlo finché esce la scritta, poi si rilascia. Si possono anche impostare diversi colori nei settaggi. Qui abbiamo l'impostazione della tensione, quindi il verticale, che lo muoviamo con le frecce su e giù, 1 volt, 2 volt. Se tengo premuto invece si muove la posizione orizzontale. Per spostarmi di qui devo usare queste doppie frecce qui, e se lo premo un'altra volta cambia dallo spostamento dell'orizzontale, quindi se io adesso vedi mi sposto, se ritorno a 0, quindi adesso è in microsecondi in più o in meno, perché ho la scala in microsecondi, poi lì ci arriveremo. Se ripremo, vado di qui, se torno indietro e faccio 2 volte, ho lo spostamento in verticale, che ce l'ho anche quando sono di qui. Vado avanti, questo è il trigger, quindi sempre con le frecce posso spostare il trigger, e qui ho la tensione di trigger. Dopo, per tutti coloro poi che non sono esperti dell'oscilloscopio, farò una breve introduzione di come si usa l'oscilloscopio, quindi non preoccuparti se non capisci bene questi termini, poi li andiamo a approfondire. Andiamo avanti, quindi freccia destra, andiamo qui. Con queste frecce qui di spostamento abbiamo, diciamo, 1, 2, 3, 4 e 5, poi si ritorna qui. Quindi se vado avanti, vado su, sposto,
la base del tempo. Qui diventano secondi e cambia anche qui 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, quindi da 20, anche qui se tengo premuto si sposta velocemente su e giù, invece schiacciando singolarmente cambia millisecondi, poi cambierà anche qui 2 millisecondi, 1 millisecondo, questi sono microsecondi fino ad arrivare a 25 nanosecondi. Infatti quella finestrella qui si è stretta. Se torno qui, quindi facendo freccia destra, vedi che prende il valore che c'è lì, e qui posso spostarmi su e giù. Se schiaccio ancora posso spostarmi a destra o a sinistra. Questa è la posizione del trigger. Quella freccia in su vuol dire che viene catturato il trigger nei fronti di salita e è nel modo automatico. Per cambiare questi settaggi bisogna andare nel menu setting, che è l'ingranaggio, bisogna tenerlo premuto. Se schiaccio una volta sola fa l'automatico, adesso ovviamente non c'è segnale, tengo premuto e qui ho la funzione di questi 4 tasti, ovvero questo, vediamolo così, facciamo così che si vede meglio. Questo è il tasto F2, questo è il tasto F3, questo è il tasto F4 e questo è il tasto auto. Quindi ogni tasto prende la funzione che c'è scritta qui. Quindi schiacciando questo qui mi cambierà da DC a AC. Se schiaccio questo cambio la probe, quindi la sonda oscilloscopio posso metterla in per 10 o in per 1, lui mi fa di conseguenza il calcolo. Trigger mode è quello che avevamo visto qui in giallo, adesso è su automatico, posso mettere normale, infatti qui va in white, è in attesa della forma d'onda, e così in single lasciamo su auto. Questo qui è fronte di salita e fronte di discesa. Se io lo confermo tenendo premuto questo, infatti qui è cambiata la freccia, è andata in giù. Trigger auto, fronte di discesa, tengo premuto qui e così mi va in fronte di salita. Se rischiaccio lo riprende. Poi ho altre pagine, le pagine si sfogliano con questo tasto qui che è la freccia in su e questo tasto qui che è la freccia in giù, li dobbiamo vedere come se fossero così: tasto freccia in giù e tasto freccia in su. Andiamo in freccia in su, quindi abbiamo USB off, possiamo metterla in MSC o off, quindi viene attivata l'uscita USB per collegare un software esterno. Save type non cambia, probabilmente è previsto per cambiare il tipo di formato della bitmap da salvare. Questo non è attivo, mi dice nel modo generatore cosa attualmente c'è configurato. C'è configurato la forma triangolare che, se vado sull'esterna function, che è questo, posso dirgli qui interface square, che è l'uscita onda quadra fissa, posso dirgli di andare a prendere DDS, quindi mi va a prendere l'onda triangolare. È più facile da vedersi che a spiegarsi. Qui la calibrazione va fatta così senza nessuna sonda collegata, bisogna premere calibrate, premere ancora e lui cambia le tensioni, qui le vediamo, e fa delle calibrazioni continue, fa passare tutte le tensioni. Si è sentito anche la riscattare adesso. 2 volt, 2,5 volt, 5 volt, 10 volt, sta facendo check success. Questi sono i colori che trovato all'inizio. Possiamo andare a cambiare i colori, ad esempio adesso è diventato blu in certi punti, così verde, così violetto, rosso e giallo. Io lo lascio giallo che con lo sfondo nero si vede meglio. Qui abbiamo le versioni del firmware e del boot, e questo è quello che ti ho fatto vedere prima. Poi andiamo avanti, ho l'exit, qui poi per uscire bisogna tenere premuto. Poi ho questo tastino qui di casa che, se lo tengo premuto a lungo, vado nei vari modi. Modo oscilloscopio è quello che abbiamo visto, quindi con le frecce posso spostarmi. Modo generatore, modo uplink, che è quello per andare in debug sui microcontrollori. Peak viewer serve per vedere le immagini salvate. Per programmare i microcontrollori guardiamo i settaggi. Per entrare bisogna premere qui il tempo di auto off, il tempo in cui la retroilluminazione va a spegnersi. Per modificare basta premere le frecce. Abbiamo 120, da 10 secondi a 120 secondi, oppure illimitato, quindi rimane sempre acceso. La retroilluminazione, che comunque vedo che non cambia tantissimo, vediamo di trovare un giusto compromesso con la camera, a metà sembra che va bene. Volume e volume cicalino off, 1 è volume basso, 2 volume alto. Quick start
dovrebbe memorizzare l'ultima videata, l'ultimo programma usato, se no si accende nel menu, lo lascio on, il time, questo qui è la data e l'ora per quando salvo le foto, ok, auto, poi la lingua, abbiamo solo cinese e inglese, meglio lasciare inglese, press auto button per confermare, il default per riportare tutto a default. Proviamo a salvare un'immagine così vediamo il pic viewer. Salvo l'immagine, salvata. Non abbiamo visto invece il modo misure, quindi se andiamo qui nelle configurazioni, infatti abbiamo saltato prima un menu, c'è il sample pic o HD, l'FFT che è questo on e off, la persistenza minima 1 secondo, 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, int vuol dire che memorizza tutto, e minima. Lo lasciamo su minima e andiamo su misure. Misure si apre un altro menu dove ho quelle caselline qui, quelle rosse sono quelle occupate, posso aggiungere VPP, vol picco picco, vol massimo, vol minimo, vado avanti con la freccia in su e ho tantissime altre cose, probabilmente non ci stanno tutte, infatti non me le fa aggiungere, devo andare a togliere quelle vecchie e posso aggiungere altre cose. Questo è l'exit, duty cycle, periodo, RMS, l'ampiezza, o per altre cose molto utile, frequenza minima, massima, eccetera eccetera. Per togliere tutto devo comunque andare a cercare quelli rossi, così sono tutti disattivati. Per andare a vedere l'immagine che ho salvato devo andare qui nella casetta, andare su pic viewer, confermo sempre con l'auto, pic, e questa è la mia videata salvata. Per cancellare long press hold to delete, quindi tengo premuto, press menu button to delete, il menu è questo, auto, deletion, ok, e così ha cancellato tutto. Prendiamo su casa, andiamo a vedere il generatore. Qui c'è il generatore, con le frecce cambio il tipo di onda, ne abbiamo tantissime, ma davvero tante. La cosa bella è che su alcune tipo di onde, tipo la triangolare e la quadra, ho la possibilità di modificare, oltre alla frequenza e tensione picco picco che si può modificare su tutte, il duty cycle, che premendo auto e posso spostarmi anche decine a unità, posso modificarlo da 99 e vedo anche graficamente la forma d'onda più o meno come sarà. Lo rimetto al 50 che poi le vedremo tutte in pratica. C'è anche l'on off che si accede qua, adesso su on, e con la freccia faccio off, quindi spengo il generatore di segnali in questo modo. Casetta, ho il DAP link che è l'emulatore e qui mi dice come connetterlo, i tasti funzione abbinati all'emulatore, probabilmente solo quando è connesso, adesso questo non possiamo usarlo. Casetta, e abbiamo anche il downloader, anche qui serve il software dei microcontrollori standard previsti. Si apre questa immagine qui dove ho la possibilità di caricare l'immagine, qui tutte le varie informazioni, e con i vari tasti posso fare download, reset, eccetera eccetera. Questo è molto comodo per andare a programmare i microcontrollori direttamente con questo strumentino senza usare il software. Per uscire casetta, adesso andiamo a vedere come funziona l'oscilloscopio per i principianti. Se usare l'oscilloscopio, salta pure questo capitolo perché è proprio una base per principianti. Due parole a proposito della sonda. Allora, se compri l'oscilloscopio con la sonda, ti arriverà comunque una sonda con questo BNC. Devi usare l'adattatore, conviene prima agganciarlo, questo ha una baionetta, quindi si innesta e poi si gira, si aggancia e poi la si inserisce qua. Non bisogna fare il contrario perché dopo questo gira e non si riesce più a fare l'aggancio. Deve sentirsi il tac. La sonda non è altro come se fossero due puntali del tester, questo è il meno e questo è il più, anche questo è il meno, quindi bisogna fare attenzione a non fare cortocircuiti perché questo è collegato alla pinzetta. La pinzetta in certi casi si può anche scollegare quando si usa la mollettina qua, però è per cose un po' più avanzate. Poi abbiamo questo clips molto comodo che è una specie di coccodrillo che si inserisce e si può andare a agganciare il punto di misura, quindi possiamo usare due coccodrilli per fare questa operazione.
Le sonde hanno un interruttore in per 1 e per 10, qui si è cancellato, dovrebbe essere per 1 e per 10. In per 1 non serve calibrazione, in per 10 invece bisogna calibrarlo con questa vitina qui. Per farlo lo si può fare con questo oscilloscopio direttamente senza altri generatori esterni. Metto questo connettore qua, il meno come da schema che abbiamo visto è sotto e il più è sopra. Adesso ho messo in per 1, ovviamente qua c'è 10 volt e quindi si vede pochissimo, quindi devo andare a abbassare questa tensione. Iniziamo a vederla, dobbiamo centrare, oppure abbiamo la possibilità di schiacciare questo tasto qui auto e lui va a cercarmi la migliore posizione. Eccola qui, quindi mi ha messo un volt e un tempo di 500 microsecondi. Poi ti spiego per bene queste cose. Ti faccio solo vedere come fare a tarare la sonda, poi andiamo a vedere cos'è il verticale e l'orizzontale. Adesso cambio questo tempo qui per averla più grande per poter fare la taratura poi in per 10. Adesso qui è in per 1, quindi quello che leggo è quello vero, quindi un volt per quadretto, 1, 2, 3 volt. Adesso devo andare in quel punto qua su, quindi devo premere ad esempio la freccia a sinistra, vado su lì e mi sposto fino ad allargare, quindi ho un periodo. In questo modo posso andare in per 10, passo in per 10 qui sulla sonda, qui devo cambiare la base dei tempi, qui mi segna 100 mV, ma in effetti è un volt perché dovrei andare a impostare qui per 10, facciamolo, per 10 infatti mi ritorna un volt. Per tarare la sonda in per 10 bisogna fare uso di un cacciavite, di solito la vite o è qui o qui dove c'è il BNC. Questa sonda qui ce l'ha qui, e come si tara? Si gira finché il segnale è perfettamente onda quadra. Vedi che adesso stonda all'inizio, quindi lo porto in maniera, e se esagero, su questa sonda qui non lo fa, modificherebbe qui in alto la forma d'onda. Quindi con la sonda tarata possiamo procedere a fare le misure. Qui mi indica quale generatore è in funzione, adesso è quello in onda quadra. Se voglio cambiarlo e andare a prendere il generatore di funzione interno, devo andare sul generatore di funzione interno prima di tutto ad attivarlo, quindi con la casetta vado giù sul generatore e lo devo accendere, quindi mi sposto con le frecce e poi lo porto su on, e poi posso cambiare sia la frequenza che la forma d'onda. Posso lasciarlo sinusoidale, ad esempio questo qui è 10 kHz, 3 volt di ampiezza. Torno sull'oscilloscopio, adesso comunque c'è impostata ancora l'onda quadra. Per cambiarla devo andare nelle configurazioni dell'oscilloscopio, andare qui su External Function e dirgli qui, anziché Interface Square, Interface DDS. Infatti mi va a prendere la forma d'onda presa dal generatore di funzioni. Per uscire così, anche qui nell'External Function, adesso mi dice sinusoide. Adesso esco, posso cambiare la base di tempi, e quindi ho in funzione sia il generatore di funzioni che l'oscilloscopio, cosa che non si poteva fare sullo ZOI 703. Qui invece si può fare. Non è immediato perché per cambiare questa forma d'onda devo fare casa, generatore, enter, andare qui. Se voglio portarlo a 30 kHz, fare così, e adesso è cambiato in 30 kHz. E qui ci appare DDS anziché la forma d'onda, ad indicare che c'è attivo il generatore di funzioni in questo punto qui. Invece quando ho il disegno dell'onda quadra ho solo un'onda quadra fissa a 1 kHz. Adesso, per farti capire come funziona l'oscilloscopio, collego alla sonda due coccodrilli con una tensione come se provenisse da un alimentatore. Adesso come alimentatore sto usando questo, quindi qui c'è la tensione, e applico una tensione alla sonda. Quindi se io applico un volt, indipendentemente da come è impostato tutto il resto, guarda solo questo e considera questo qui come se fosse la scala del multimetro, la scala della tensione. Adesso è su un volt, quindi se gli do un volt, cosa fa? Si sposta di un quadretto. 2 volt, si sposta 2 quadretti. 3 volt, 3 quadretti. 4 volt, sono 4 quadretti. Se io inverto i puntali, in maniera che il più e il meno si invertono, cosa succede? Sul tester mi viene fuori meno 1 volt, meno 2 volt, meno 3 volt. E sull'oscilloscopio, se io applico una tensione negativa, quindi invertita, mi va sotto a questa riga qua dove sono posizionato, perché io posso poi spostarmi da quel centro lì. Ogni quadretto è 1 volt. 2 volt sono 2 quadretti,
3 volt sono 3 quadretti e così via. Se supero, se gli do 5 volt, avrò la riga che si ferma comunque qua, non ho visibilità di quello che succede sotto. O per questo posso spostare il mio 0, questa posizione qui, e la sposto andando con le frecce. Vedi che adesso è venuta la freccia su e giù anche qui, così mi sposto in orizzontale e così mi sposto in verticale, che è quello che serve a noi adesso. E mi sposto, quindi mi sposto in su, fino a che compare, eccola lì. Quindi mi potrei mettere anche qui, al limite, e misuro i miei 5 quadretti, 6 quadretti, 7 quadretti, 8 quadretti, che sono i miei 8 dell'oscilloscopio. È chiaro che se vado oltre, devo cambiare scala. Qui anziché 1 volt, torno indietro e vado a 2 volt. Quindi a 2 volt, ogni quadretto è 2 volt, quindi ho 2, 4, 6, 8 e 9 volt. Adesso questo qui arriva a 10 volt e misuro. E posso mettere qui in basso anche la misura diretta. Se tengo premuto il tasto setting e faccio scorrere o freccia giù o freccia in su finché mi appare misura enter. Per misurare la tensione potrei mettere o la tensione picco picco, quindi tra un picco e l'altro, o la tensione massima. Mettendo la tensione massima comunque ho la mia misura. Eccola qui. Meno perché siamo sotto. Per uscire da questa funzione bisogna fare close exit e poi premere, lo tenere premuto così, meno 9,8 volt rispetto a quel punto lì. Quindi se io qui cambio 9 volt, 8 volt, 7 volt, 6 volt, per aumentare la precisione devo comunque andare qui a cambiare la scala, lo porto a 1 volt, meno 3,8, 3,9, se cambio scala ancora porto a 500 millivolt, io qui potrei andare a spostare il decimale e qui ho la misura dei miei millivolt. Non sono precisissimi con un tester ovviamente, ma ci avviciniamo moltissimo. Quindi l'oscilloscopio può essere benissimo usato, come abbiamo detto, come un tester nella posizione verticale. Però oltre a questo lui ci riesce a misurare il tempo, l'andamento nel tempo, ed entra in gioco la base dei tempi, che è questa qui, che è i quadretti in orizzontale. Adesso lo portiamo molto basso, diciamo in secondi, e questo qui lo porto a 1 secondo. Quindi cosa vuol dire? Che ogni quadretto è 1 secondo. Cioè se io adesso vado a spostare il valore, vedi che si sposta, quindi so esattamente nel tempo lo spostamento. Adesso quei disturbi qui li sto facendo io perché sto stoccando i coccodrilli. Quindi man mano che muovo la tensione ho il grafico in tempo reale. Quindi l'oscilloscopio misura la tensione con l'andamento nel tempo. Quindi se io per assurdo lo muovessi 8 volte al secondo mi creo una mia frequenza. Vedi? Se io faccio così e se qui sposto la base dei tempi, la faccio più breve, spostandomi ho il mio andamento. È chiaro, è un andamento molto lento, lo sto facendo a mano. Vario da a meno 1, meno 2, meno 1, meno 2. Se lo faccio molto veloce, per vederlo meglio dovrei cambiare la base dei tempi. Adesso è ogni quadretto 500 millisecondi, così diventa 200 millisecondi, quindi apprezzo di più lo spostamento veloce. Se io scendo ancora, ogni quadretto è 100 millisecondi, quindi se mi sposto, vedi lui inizia a campionare e così via. È chiaro che dopo a mano non riesco più a farlo quel lavoro qui. Devo applicargli veramente una frequenza. Mi viene in aiuto l'uscita PWM di questo strumento. Adesso la collego. Adesso ho messo una frequenza di 1 Hz, quindi una volta al secondo lui si sposta da 0 volt a meno perché siamo ancora rovesciati, quindi andiamo in giù, la stessa cosa in su. Quindi ogni quadretto è 1 secondo e in 1 secondo ho una variazione, ho il periodo. Se faccio uno stop qui, uno hold, in un quadretto ho il periodo, quindi la parte alta e la parte alta ritorna su qui, ho sia la parte bassa che la parte alta all'interno di un quadretto. Come hai visto ho la possibilità di fare run e stop con quel tasto qui e posso anche cambiare la base dei tempi, che come abbiamo visto facciamo 500 millisecondi, quindi diventa più larga, 200 millisecondi, 100 millisecondi, eccolo qui, sta campionando. Quindi se cambio questo qui, lo metto ad esempio a 10 Hz, quindi 10 volte al secondo, e quindi 100 millisecondi ho un periodo. Sposto il trigger, poi ti spiego cos'è il trigger. Ok, col trigger impostato mi misura anche la tensione perché prima l'onda non era ferma. Il trigger poi te lo spiego. Ritorniamo qua su, sulla base dei tempi. Qui se aumento la frequenza, ad esempio vado adesso a 100 Hz,
quindi in 10 millisecondi ho il mio periodo. Ti stavo dicendo qui, anziché il valore massimo, possiamo mettere il periodo. Andiamo nelle misure e attiviamo il periodo PRD, è questo. Ok, 10 millisecondi, tolgo il max che intanto non ci serve e mettiamo piuttosto la frequenza, il periodo e il max lo togliamo, max. Quindi periodo, frequenza, il duty cycle. Qui per uscire, exit. Il duty cycle è la percentuale del tempo in cui sta on e off. Allarghiamo così lo vediamo bene. Abbiamo il 50% che sta on, infatti sono 5 quadretti e 5 quadretti off. Qui abbiamo già le misure finite, quindi ci dice già che frequenza è senza fare tanti calcoli, e la larghezza del periodo 10 millisecondi, che potremo contare anche i quadretti sapendo che 1 è un millisecondo, abbiamo 10 quadretti, quindi sono 10 millisecondi. Però è molto comodo avere già queste misure scritti. Aumentiamo la frequenza, andiamo a 1000 Hz, quindi 1 kHz. Io posso o premere automatico, quindi lui si autoadatta, proviamo, ok, oppure farlo manualmente, perché lui quando si autoadatta comunque mi porta sempre il centro qui, però magari per me è più comodo averlo più su, quindi devo andare qua con la freccia a portarlo su dove voglio, magari in quel punto qui. Allargo, magari per vederlo meglio, se voglio vedere un dettaglio. Se ad esempio avessi un disturbo, cosa faccio? Allargo fino ad andarlo a vedere. E qui mi fa vedere dove sono dentro, cioè con più allargo, vedi che si stringe e così si allarga quella finestrella lì. Io posso anche spostarmi nella posizione di acquisizione, cioè quel punto qui che adesso è centrato, con questo qui, quindi mi sposto qui, faccio venire le frecce così in orizzontale, anche qui appaiono. Posso spostarmi, quindi io posso ingrandire e andare a vedere in un altro punto che magari sarebbe fuori schermo. Ad esempio aumentiamo questa base di tempi, ok, qui mi fa vedere dove sono dentro, ritorniamo qui in orizzontale e andiamo a spostarci. Vedi che qui mi fa vedere la T, adesso io posso andare a spostarmi e andare a cercare il disturbo, se eventualmente c'è, con precisione. Oppure posso andare a esagerare qui con la base di tempi per vedere in quel punto qui le curve di salita e di discesa del segnale. Se io qui stringo tantissimo, riesco ad andare a vedere proprio con precisione in quel punto qui. Posso anche fare load così e andare a spostarmi dopo aver fatto l'acquisizione, quindi ho il campione memorizzato, posso andare a spostarmi qui così, quindi mi sposto e vado a vedere la mia forma d'onda, tolgo lo stop e lui riparte. Il trigger, che è quello che abbiamo visto qui, se mi sposto qui sul trigger, sono sul fronte di salita, vuol dire che il trigger lo va a cercare qui, vedi che corrisponde a quel punto qui. Se io lo sposto, torniamo indietro, lo sposto ad esempio qui, lo metto sopra la riga così capiamo dov'è il punto. Lui sta triggerando, andiamo sul trigger, a meno 2,7 volt in quel punto qui. Se io questo qui lo cambio, vedi, trigger in quel punto qui. Se voglio triggerare in quel punto qui, vedi come si sposta la forma d'onda? È chiaro che se vado fuori, lui non triggera più. E cosa succede? Adesso ti faccio vedere, sposto ancora la base dei tempi. Che l'arrivo della forma d'onda è un po' casuale, continua a spostarsi perché non è ferma dal trigger. Se io adesso a quel punto qui lo porto giù, quindi vado qui e scendo, sta triggerando in quel punto qui. Essendo una riga verticale, quindi in qualsiasi punto mi metto, lui triggerà sempre. Ovviamente anche qui se vado fuori da quel punto qui, non è più triggerato, quindi il trigger è molto importante per fermare la forma d'onda e lo posso fare sia sulla salita, vedi la freccetta, sia qua che qua. Se questo qui lo vado a cambiare, lo metto come fronte di discesa, che si faceva da qui e questo qui, basta schiacciare in pratica 2 volte questo e poi tenere premuto, vedi dove sta triggerando,
dove viene giù, non è più qua ma è sul fronte di discesa. È molto comodo per fermare la forma d'onda in posizione di salita o di discesa. È molto comodo, ad esempio, se io metto qui il duty cycle, adesso ad esempio sto spostando il duty cycle qui, vedi? E a volte è comodo appunto per andare a catturare un impulso molto breve che magari arriva una volta sola, lo catturo appunto con il fronte. Adesso devo catturarlo con lo fronte di discesa perché è negativo. Adesso lo simolo, quindi stacco la sonda. Adesso se faccio così velocemente vedi che arriva. Però se volessi catturarlo, come faccio? Anziché mettere automatico qua, vado nei setting, vado avanti, trigger mode auto, anziché auto faccio normal e qui vedi che è in attesa, non c'è nulla, quindi io come do un impulso anche brevissimo, vedi che l'ha preso e l'ha memorizzato. Adesso è ancora in attesa per cancellarlo, se voglio cancellarlo, se no lui è in attesa di un'altra forma d'onda che adesso è sempre uguale e quindi la riporta lì. Posso fare stop e white ancora e lo memorizza. C'è la terza funzione, quindi abbiamo auto, manual e l'altra, quindi trigger mode manual, e l'altro è single. Single si usa anch'essa in alcuni casi quando voglio fare un'acquisizione così manuale e comunque lui lo fa singolarmente e poi passa in stop. In pratica quando trova una sola volta il segnale lo memorizza una sola volta e quindi va in stop. Invece nel modo normal lui continua a catturare. Ritorniamo in normal, white, quindi se glielo do fissa viene fuori TD che sta per triggered, vuol dire che il segnale continua ad arrivare e lui triggera sempre in quel punto lì. Se io qui lo cambio vedi che lui continua a triggerare. Se tolgo va in white e quindi memorizza. Quindi sono tre modalità comunque sempre molto utili per catturare gli eventi rapidi. Con un oscilloscopio analogico, ad esempio, un segnale molto breve è difficile da vedere, specialmente a frequenze molto alte. Quindi se vado in single e arriva proprio rapidissimamente, lui me lo congela. Potrei fare anche la fotografia salvando questa forma d'onda. Quindi il trigger l'abbiamo visto. Se non hai capito qualcosa scrivilo qui sotto nei commenti. Quindi abbiamo il verticale che lo impostiamo qui, l'orizzontale lo impostiamo qui e ci si sposta con queste frecce, e il trigger che posso metterlo auto, normal e single e frecce in giù e frecce in su. Sono le configurazioni base dell'oscilloscopio. Questo DDS vuol dire che da qui sta uscendo l'onda impostata sul generatore di funzioni. Ho collegato la sonda al generatore, adesso ho ancora memorizzato l'ultima forma d'onda che abbiamo visto. Faccio auto ed ecco quello che lui ha trovato. Ha tenuto comunque memorizzato il fronte di discesa che gli avevamo impostato noi, però è andato in auto. Se volessi portarlo sul fronte di salita, abbiamo visto che è molto semplice, basta tenere premuto e schiacciare un'altra volta. Ogni volta che schiaccio vedi che quel trigger qui si sposta, lo vedi qui, adesso è a sinistra, se schiaccio un'altra volta va a destra, quindi fronte di discesa, failing, e fronte di salita, rising. Il probe qui non l'abbiamo visto, se io adesso sposto la sonda qui in per 10, devo cambiare anche qui, in maniera che la misura della tensione qui è corretta. Quindi adesso è andato 10 volt, io lo sposto in per 1 e qui metto in per 1, diventa 1 volt. Serve per non fare calcoli manuali, in pratica quello che leggo qui è quello che veramente sta misurando la sonda. Infatti adesso sono 1 volt, 1, 2, 3 volte e mezzo. Ecco, poi dopo un po' lui comunque torna in questa videata. La tensione di trigger la vediamo solo quando siamo qui, perché quando ci spostiamo quella tensione lì non viene mai indicata. Per provare il generatore qui delle funzioni collego un altro oscilloscopio. Faccio uso del suo fratello maggiore e anche questo ha l'autorange. La sonda adesso è in per 1, quindi devo andargli a dire che è in per 1, se no misuro una tensione sbagliata. Facciamo ancora l'autorange. Ok, ci spostiamo in basso, aumentiamo. Ok, questo qui è quello che esce dal generatore. Mettiamo un po' di informazioni di misura che sono come queste qui sotto. Misura, mettiamo la frequenza e il periodo millisecondi, frequenza 1 kHz. Ho collegato l'USB, adesso sta caricando. Andiamo a riprendere l'onda quadra ed eccola qui bella pulita. Adesso provo a spostare la frequenza, così siamo a 1 kHz
ed è perfetta, 2 kHz è perfetta, 4 kg, 5 kg, quindi a qualsiasi frequenza sono non ho nessun problema. A 50 kHz, che è il massimo, non 100, perché 100 per l'onda sinusoidale, c'è un piccolo rotondamento, ma è normale, diciamo. Cambiamo forma d'onde, lascia una frequenza abbastanza alta e le guardiamo tutte. Non ho nessun problema di distorsione, DC 3 volt è perfetta, onda quadra, dente di sega, al contrario, questo lo chiama sincronismo, come è fatta l'onda. In certi casi iniettare onde così può essere comodo, trapezoidale, abbiamo tutte le varie forme d'onda. Questo è il rumore, può essere comodo se dobbiamo iniettare del rumore. Posso comunque anche andare a cambiare la tensione di tutte le varie forme d'onda. Radar, questa la chiama, triangolare e la classica sinusoidale. Controlliamo la tensione, che non l'abbiamo ancora provata a modificare, quindi abbiamo un massimo che è 3 volt, 2 volt, 1 volt, 0, 1 volt. Adesso mi sposto, quindi con precisione alzo un po' la sensibilità dell'oscilloscopio. Anche questo ha un trigger, ovviamente. Lo porto al 50%, eccolo lì. Provo a portarlo a 0,1 volt, che è il minimo. Aumento qui e diciamo che anche a 0,1 volt, che è un niente, riesce a generare qualcosina. 0,2 volt, 0,3, 0,4, mezzo volt e così via, fino ad arrivare 1 volt, fino ad arrivare a 3 volt, 1 volt, 2 volt, cambio la scala a questo oscilloscopio, e 3 volt. Quindi come generatore, come visto, è molto buono. Ma anche come oscilloscopio, adesso facciamo un confronto, collego tutti e due gli oscilloscopi, questo professionale e questo, li mettiamo vicini per vedere se ci sono differenze di visualizzazione. Ho collegato i due oscilloscopi al generatore di funzioni. Adesso sto uscendo con un'onda quadra da 1 MHz. Premo su auto, immediatamente è uscita la forma d'onda, questo mi piace tantissimo. Alcuni oscilloscopi dopo aver premuto l'auto ci impiegano parecchio. Vediamo questo professionale, per il momento ci impiega più questo che quello lì, auto range. Infatti ci ha impiegato di più. Aggiusto la forma d'onda e comunque, come possiamo vedere, qui segna 2 volt, qui segna 200 mV perché non sono a posto i moltiplicatori della sonda. Dobbiamo andare qui nelle configurazioni, probe per 10, 2 volt e 2 volt, adesso è uguale. Cambiamo la base di tempi, quindi freccia a sinistra, la mettiamo uguale, 200 nanosecondi, eccola, e vediamo se ci sono differenze. Come puoi vedere, l'unica differenza è il trigger, che qui è posizionato qui, in questo punto qui, e qui fa il trigger in quel punto qui. Però se lo portassi nella stessa posizione, anzi prima mi sposto fino ad arrivare circa in quel punto lì, è sul primo quadratino, più o meno qui, poi vado qui sul menu di trigger e mi alzo. Adesso lo portiamo anche questo un po' più su, level, il livello lo vediamo qui, vediamo un po', lo porto a 1 volt e 1 volt anche questo, 1,1, metto anche questo qui a 1,1, 1,12, cambio la base di tempi ed eccoci qui, siamo nelle stesse condizioni, però vediamo più forme d'onda perché i quadretti sono diversi. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, sono 10, e qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quindi sono 12, perché questo qui è un formato quadrato, questo qui è un formato rettangolare. I moderni oscilloscopi hanno questo formato qui, in maniera che possiamo vedere più forme d'onda nel stesso display. Metto un'onda quadra a 1 MHz, l'onda quadra è molto distorta, anche probabilmente a causa delle due sonde in parallelo e del carico capacitivo, però tutti e due gli strumenti, come vedi, hanno l'onda perfettamente uguale. Cambio la frequenza, primo auto, velocissimo, primo auto range anche su questo, cambio frequenza, andiamo a una frequenza abbastanza lenta, auto, questo qui è comunque sempre in auto range adesso, lo vediamo qua sopra, siamo a 5 millisecondi, vado a circa 1 Hz, quindi siamo molto lenti, auto, con frequenze così basse fa un po' fatica, tutti e due gli oscilloscopi, quindi anche qui devo andare manualmente a cambiare la base di tempi. Faccio anche di qui, quindi base di tempi 500 millisecondi, andiamo a 1 secondo, cambio la tensione,
andiamo a vedere le differenze. Questo così, e il Tetronic cambia ancora la base dei tempi e riduco ancora la frequenza. Direi che il comportamento è pressoché identico. Siamo a una frequenza molto bassa, vediamo se riusciamo a misurarla, quindi dobbiamo andare freccia in su, misura, frequency, questa, poi dobbiamo andare freccia in giù, exit e premere questo. Qui mi dice 0,35 Hz. Vediamo cosa ci dice il Tetronics. Misura, frequenza, 343 mHz, quindi sono 0,34, 35, quindi sono uguali. Io direi che ha superato egregiamente tutte le prove. Quello che legge è veramente la forma d'onda presente. Questa è un'onda sinusoidale a circa 100 Hz. Mettiamo un kHz, faccio auto, ok, anche qui faccio auto range. L'unica cosa è che qui l'auto range permane, lo vediamo scritto qui. Qui ogni volta che faccio una modifica alla forma d'onda d'ingresso devo schiacciare auto. Vado a 10 kHz, questo qui dopo un attimo dovrebbe capire, eccolo qua, e fare l'auto range. Qui schiaccio su auto ed eccolo, velocissimo. Metto una forma d'onda triangolare, perfetto, forma d'onda quadrata, perfettamente. Metto uno sweep vuol dire che lui modula in frequenza. Vediamo che si vede meglio qui che sul Tetronic perché è vecchio e probabilmente non ha la stessa frequenza di aggiornamento video. Poi anche il giallo sul nero si vede meglio del Tetronics. Tolgo lo sweep e andiamo a 100 kHz, premo auto, perfetto, andiamo a 1 MHz, ci impiega un po' a capirlo il Tetronics, ok, premo auto, è immediato, l'auto di questo oscilloscopio è davvero incredibile. Provo a allargare la forma d'onda, anche di qui, proviamo a allargare ancora, e comunque è molto nitida, cioè i punti sul display sono molto più nitidi su questo rispetto a questo vecchio Tetronics. Questo è 100 MHz e questo è 10 MHz. Infatti qui se scendo con la base di tempi, che siamo adesso a 50 nanosecondi, 50 nanosecondi, questo arriva, vediamo un po', a 25, e il Tetronics, nonostante sia un 100 MHz, non scende sotto ai 50 nanosecondi. Vediamo per curiosità l'HP, ecco l'HP collegato, siamo a 100 nanosecondi, lo vediamo qui, 50 nanosecondi, 20, 10, 5 nanosecondi, questo scende fino a 5 nanosecondi, è un 100 MHz anche lui. Confronto con lo Zoe 703, 100 nanosecondi, provo a scendere, 50 nanosecondi, 25 nanosecondi, 10 nanosecondi, questo qui scende 50, 25 nanosecondi. Adesso siamo nelle stesse condizioni, 100 nanosecondi, 100 nanosecondi, 500 mV, 500 mV. Provo a cambiare un po' l'ampiezza, ok, risponde bene, la frequenza, così siamo a 1 MHz, è pulitissimo. Andiamo a 100 Hz, premo auto e auto anche su questo, è più rapido il 700, la messa in scala diciamo è uguale. Il 703 in più ha il livello di trigger sempre scritto, invece qui il livello di trigger lo vediamo solo quando lo muoviamo, ovvero se io vado qui sul trigger e lo sposto ho il valore, ad esempio adesso siamo a 861 mV. Qui se vado su trigger lo sposto, anche se esco dalla funzione trigger mi rimane scritto qua. Ovviamente avendo un display un pochino più piccolo non c'era lo spazio per scrivere il valore, però io avrei rinunciato a questo e a queste freccette qui che servono poco per mettere la tensione di trigger. Ad esempio la tensione di trigger avrebbero potuto metterla qui al posto di auto e mettere una A qui da qualche parte e questo qui farlo più piccolino. Secondo me c'è da lavorare un po' per sistemare la grafica e ottimizzarla di più. Spazio secondo me ce n'era anche qui, questi rettangoloni qui si potevano fare più piccoli e mettere l'informazione della tensione di trigger che è molto comoda. Altra cosa che dovrebbero fare è aggiungere i cursori, che tanto nel software l'hanno già fatto qui, basta riportarlo di qui. Direi che queste prove sullo giroscopio sono risultate molto precise e perfette. Ottimo oscilloscopio, complimenti alla Zoe che è riuscita a fare un oscilloscopio così piccolo e preciso. Io direi che con 10 MHz per l'uso hobbistico va più che bene, è inutile che andiamo a cercare oscilloscopi da 50-100 MHz quando poi non li useremo mai, meglio averne uno a 10 MHz preciso che uno a 100 MHz che magari ha dei problemi.
Per spegnerlo basta tenere premuto questo tasto finché fa lo shutting down. Vediamo adesso se riesco a smontarlo. Non ci sono viti, qui sotto non c'è alcuna vite. Vediamo se riesco ad aprirlo. Secondo me dovrebbe aprirsi in qualche modo. Ecco, sì, inizia a aprire. Finalmente sono riuscito a togliere questo. In pratica bisognava sganciare i 4 gancini qui che sono sotto a questa gomma e troviamo 4 viti. 1, 2, 3, 4 e adesso qualcosa dovrebbe aprirsi. Ecco qua. Batteria 1500 mAh, 5,5 Wh. C'è già la predisposizione di qualcosa qui che non è stato montato. Qui vediamo il microcontrollore, l'ingresso USB, il connettore dell'SD card, il connettore di programmazione, più l'uscita generatore. Quindi tutta questa parte qui manca, chissà a che cosa è predisposto. Potrebbe esserci un ingresso qui di qualcosa, c'è lo spazio qui per montare qualcosa. Questo è il cicalino, anche qui manca qualcosa. Anche qui c'è la predisposizione per qualcosa. Qui c'è un LED, è quello che si illumina quando va in carica. Versione 1.2, fatto direi davvero bene. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!